Oggi vorrei provare a trattare un argomento che mi è stato richiesto da alcuni di voi in momenti diversi, quello dei druidi. Prima di cominciare, però, mi preme fare alcune precisazioni doverose. La prima è che si tratta di un argomento veramente vasto e complesso, e quindi, indipendentemente da ciò che potrò raccontarvi io in questo filmato, consiglio chi volesse approfondire di leggere due libri. Uno di un autore britannico, Stuart Pigott, e un altro di due autori, un bretone e un francese, Guillaume Warch e Leroux. Si tratta di due libri che affrontano il problema in maniera veramente approfondita ed ottima. Poi c'è un'altra questione che mi preme sottolineare. Quando si tratta di druidi e druidismo, il nostro approccio può essere quasi esclusivamente di tipo etico. Non sto parlando di etica come la si intende normalmente, ma della sua accezione antropologica. In antropologia culturale si usano i termini etico ed emico per indicare due punti di vista, quello dell'osservatore esterno e quello dell'attore interno, e questo relativamente a tradizioni, usi e costumi. Ora è evidente che per i druidi noi possiamo avvalerci principalmente di testimonianze etiche, ovvero di osservatori esterni, gli storici greci e romani. Qualcuno potrebbe controbattere che c'è un'altra fonte alla quale attingere, che è quella invece della mitologia insulare. A riguardo però ci sono tre grossi problemi. Il primo è di ordine culturale e geografico. Appunto si tratta di mitologia insulare, prettamente irlandese, perché anche quella gallese venne fortemente influenzata dall'Irlanda durante l'Alto Medioevo. E noi non possiamo essere assolutamente certi che la cultura celtica dell'Irlanda fosse completamente sovrapponibile a quella celtica del continente in tutte le sue manifestazioni. Sottolineo però che questo punto di vista non è condiviso da tutti gli autori. Ad esempio, Guillaume Warch e Leroux, che io comunque vi ho consigliato, non la vedono così. Ci sono però altre due problematiche, appunto. La seconda è di ordine cronologico. Infatti, le leggende irlandesi e gallesi vengono codificate e trascritte nell'Alto Medioevo, e quindi noi non sappiamo qual è stato il grado di contaminazione cristiana che hanno subito. Noi, ad esempio, siamo sicuri che alcuni elementi della mitologia irlandese sono stati influenzati e contaminati da elementi biblici. Quindi l'intero impianto mitologico irlandese e gallese non può essere acriticamente accettato come una trasposizione culturale dei Celti dell'età del ferro. Probabilmente, sotto certi punti di vista, in realtà è più relativo ai Celti dell'Alto Medioevo. Infine c'è un ultimo punto da considerare che è il più grave secondo me. Tra fine 1700 e primi 1800 tutti i testi mitologici irlandesi e gallesi, tutti o una gran parte, subirono un processo di mistificazione per opera di una combriccola di personaggi molto questionabili. Edward Williams, Edward Evan, Joanna Southcott e Richard Brothers. Si tratta in particolare, Edward Williams, dei personaggi che posero le basi per il neodruidismo, quella setta che oggi è conosciuta col nome Order of Bards, Ovates and Druids, OBOD. Ecco, diciamo che per nobilitare un impianto misterico neopagano, una setta, né più né meno, tutti questi personaggi, in testa appunto Edward Williams, che si diede il nome gallese fittizio di Iolo Morganwg, andarono a compiere delle operazioni di falsificazione sui documenti storici che trattavano dei miti irlandesi e gallesi, per renderli più coerenti con le loro ideologie. Quindi purtroppo ogni volta che noi ci avviciniamo alla mitologia insulare dobbiamo farlo in punta di piedi e tenendo presente che purtroppo il velo di mistificazione che è stato calato su di essa per una certa misura è molto difficile se non impossibile da dissipare. Dopo questa premessa comunque ora andiamo a cominciare. Il primo autore classico a parlarci dei druidi è Aristotele, che nel IV secolo a.C. li definisce i filosofi dei Celti e dei Galati.
Ora, in greco normalmente Celti e Galati sono sinonimi, ma in questo caso è evidente che Aristotele sta provando ad operare un lieve distinguo, probabilmente utilizzando Celti per indicare quelli che abitavano in Europa occidentale e Galati per indicare invece quelle comunità celtiche che proprio in quel periodo si stavano trasferendo nei Balcani. Questo oltretutto sottintende a una trasversalità dei druidi rispetto al mondo celtico, che come vedremo sarà una costante. L'autore successivo che offre nuovi spunti per approfondire la figura dei druidi è Posidonio da Pamea, che per primo probabilmente ne sottolinea il carattere sacerdotale e per primo ne riporta la suddivisione interna in druidi propriamente detti, bardi e vati. I bardi erano depositari di un sapere costituito da leggende e ballate che venivano cantate durante i banchetti con l'accompagnamento della lira. I bardi componevano anche nuove canzoni per esaltare questo o quel signore della guerra celtico, o al contrario satire per ridicolizzarlo, e nelle leggende insulari i canti dei bardi sono caricati di una vera e propria valenza magica e sacrale, non vi è differenza tra canto di un bardo e incantesimo. Per approfondire però la figura dei bardi invito a visionare un video precedente che trovate in sovraimpressione o nella descrizione di questo in basso. La categoria più difficile da identificare, invece, è quella dei vati, e questo perché tutti gli autori che utilizzano Posidonio come fonte ne trattano utilizzando un nome diverso. Ad esempio, Diodoro li chiama Manteis, chiaramente con un legame con la pratica della mantica, e infatti potremmo tradurre il termine con veggenti. Timagene invece usa il termine euageis, che in greco significa semplicemente pio, devoto. Infine, Strabone utilizza ouateis, che è cognato del latino vates e che probabilmente nasce direttamente da una forma celtica vatis. Ora, se in italiano saremmo propensi a legare il vate al vaticinio e quindi nuovamente a indicare una pratica di preveggenza, in realtà il termine più corretto per cercare una traduzione è proprio nel latino vates, che può significare anche semplicemente esperto, maestro. Infatti nelle fonti leggiamo che i Vati non solo si dedicavano a pratiche di sacrificio, a pratiche sacerdotali e al vaticinio, alla previsione del futuro, ma erano anche versati nelle scienze naturali e quindi oggettivamente erano anche dei medici. Insomma, il termine più corretto per definirli quindi è proprio esperti. I druidi infine si mostrano qualcosa di superiore ai Vati, ma con il loro stesso bagaglio, in parte. Infatti i druidi conoscono le scienze naturali, però conoscono anche la filosofia morale che praticano, sono anche dei giudici, è loro compito dirimere le cause sia tra i privati sia tra intere tribù e sono talmente onorati da riuscire a fermare anche gli eserciti in battaglia. Rispetto agli altri autori classici, Cesare, quando ci parla dei druidi, entra maggiormente nel dettaglio, e questo perché durante la sua campagna di conquista della Gallia Transalpina egli aveva conosciuto in prima persona esponenti della casta druidica. È da Cesare che apprendiamo quali sono i privilegi propri dei druidi, ovvero essere esenti sia dal pagamento delle imposte sia dal servizio militare, e poi quale fosse il loro metodo di trasmissione del sapere. Sebbene i druidi conoscessero la scrittura, Cesare ci dice che trasmettevano i loro insegnamenti solo ed esclusivamente per via orale, e questo perché non volevano che in qualche modo potessero cadere nelle mani sbagliate, al di fuori della cerchia della casta. Sempre da Cesare apprendiamo che i Galli, quando volevano celebrare dei sacrifici in onore degli dei, dovevano farlo sempre in presenza di un druido e che se per qualunque motivo un membro della comunità fosse entrato in urto con un druido, questo poteva farlo ostracizzare, impedirgli di partecipare alle celebrazioni e ai sacrifici e sostanzialmente spogliarlo dei suoi diritti civili. In Cesare traspare quel particolare che si nota già in Aristotele, ovvero la trasversalità dei druidi rispetto al mondo celtico. Infatti, tutti i druidi delle Gallie, appartenenti a diverse tribù e nazioni galliche, erano diretti da un unico arcidruido. Quando l'arcidruido moriva,
Il druido più illustre ne prendeva il posto e se c'erano più candidati si procedeva o per votazione o addirittura per duello. Cesare ci parla anche del fatto che tra i druidi della Gallia e quelli della Britannia vi erano dei contatti e infine che i druidi della Gallia una volta l'anno si ritrovavano tutti per una riunione nel territorio dei Carnuti, un'area della Francia nord-occidentale tra la Senna e la Loira. Nella testimonianza dei classici, in particolare in quella di Cesare, è evidente come la casta druidica fosse qualcosa di molto più potente e importante rispetto a un semplice ordine sacerdotale. La cosa che colpisce di più, probabilmente, è la struttura unitaria, quasi sovranazionale del clero druidico, attestata perlomeno in Gallia sia dalla presenza di un unico arcidruido, sia dal ritrovo annuale presso il territorio dei Carnuti da parte dei druidi di tutta la Gallia. A questa struttura unitaria fa da specchio una realtà politica, laica, completamente frammentata, con tribù, protostati, federazioni che sono costantemente in lotta tra loro. Sembra quasi che la casta druidica sia una sorta di stato nel non stato. E viene da chiedersi se l'avversione atavica dei Galli nei confronti di qualunque moto accentratore laico, attestata ad esempio dalla condanna a morte di Celtillo, padre di Vercingetorige, il cui unico crimine apparentemente era stato quello di volersi fare re di tutta la Gallia, ecco che questa avversione non fosse in qualche modo promossa in maniera più o meno sotterranea dai druidi stessi per poter mantenere il proprio spazio di manovra. Di fatto, in una realtà costantemente frammentata, contraddistinta da ipotesi protostatali in lotta tra loro, i druidi sono evidentemente una potenza superiore, che in qualche modo, perlomeno nella struttura da un punto di vista epidermico, li può far associare ad alcune strutture esoteriche o essoteriche che si vedranno in futuro, come la Chiesa cattolica oppure la struttura massonica. Grazie al lavoro della filologa Nora Chadwick, tutte le fonti storiche classiche relative al druidismo sono state raccolte e poi suddivise in due macrogruppi, uno battezzato Scuola Posidoniana e l'altro battezzato Scuola Alessandrina. La cosiddetta scuola posidoniana, che raccoglie tutte quelle fonti storiche che sono debitrici in maniera diretta o indiretta da quella di Posidonio da Pamea, è contraddistinta da dei passaggi che sottolineano a tratti gli aspetti più sanguinari e feroci del druidismo, ovviamente in relazione ai sacrifici umani. Leggiamo infatti di vittime sacrificali che vengono arse vive, vittime sacrificali che vengono crivellate da frecce e vittime sacrificali che vengono trapassate da una spada, affinché i vati possano trarre i loro responsi oracolari dalle convulsioni degli agonizzanti. Questo quadro così fosco ha un corrispettivo in ambito archeologico. Infatti, nel lago di Neuchâtel, nei pressi di Laten, sono stati rinvenuti i corpi di diverse vittime sacrificali, donne e bambini, uccise con colpi di spada al capo. Sempre a Laten sono state ritrovate delle casse, seppellite sottoterra, con all'interno i corpi di vittime sacrificate poste in posizione accucciata, ad alcune delle quali oltretutto era stata estirpata la mandibola dal cranio. L'esempio più eclatante, però, sicuramente resta quello del santuario di Ribemont-sur-Ancre, al cui interno è stata rinvenuta una struttura costituita da non meno di 500 corpi decapitati su più fila, uniti tra loro da pali passanti attraverso dei buchi posti in corrispondenza delle ascelle. Per capirci, per quanto l'esempio forse sia poco ortodosso, una sorta di gigantesco calcio balilla o biliardino in dimensioni naturali, costituito da 500 e più corpi decapitati. Al contrario, la scuola alessandrina invece tende a sottolineare l'aspetto sapienziale della casta druidica. Diogene Laerzio scrive ad esempio che i druidi insegnavano a non praticare il male e a praticare al contrario la virtù. Diversi autori della scuola alessandrina poi segnano in maniera esplicita un rapporto tra i druidi e Pitagora,
dove a seconda degli autori sono i druidi ad essere stati allievi di Pitagora o addirittura viceversa. Infine, molto interessante la testimonianza di Ippolito di Roma, che scrive come i druidi debbano le loro abilità non solo alla magia, ma anche alla capacità di destreggiarsi nel calcolo pitagorico. Ora, la domanda che sorge spontanea a noi moderni è: chi erano veramente i druidi? Erano i sanguinari sacerdoti barbarici oppure erano dei sapienti versati nella matematica e nelle arti? Il grosso problema è che siamo davanti a un approccio che è squisitamente modernista. Siamo noi moderni che siamo incapaci di far collimare queste due figure, che in realtà per il mondo antico potevano tranquillamente coesistere all'interno della medesima realtà. I druidi erano sia quelle figure che squartavano e sguazzavano tra le interiora delle vittime sacrificali, sia quelle figure che praticavano l'astronomia, la matematica e che conoscevano le scienze. Siamo noi ad essere abituati a dividere il mondo in una sapienza scientifica e in una superstizione. Nel mondo antico questa differenza era molto labile. Il druido che conosceva le arti, che conosceva la matematica, al contempo poteva trovare un'azione assolutamente sensata e condivisibile, quella di bruciare una vittima sacrificale all'interno di un pupazzo di vimini, come ci dice ad esempio Giulio Cesare. Insomma, per riassumere la questione, credo che basti quella magnifica frase di Leslie Hartley: il passato è un paese straniero. Lì le cose si fanno in maniera differente. Come abbiamo già detto, Cesare scrive in maniera molto approfondita della casta druidica, sottolineando oltretutto più volte il suo peso, la sua influenza in seno alla società gallica. E in questo Cesare in qualche modo fa riecheggiare un concetto che era già stato espresso da Diodoro Siculo, che si era detto sorpreso di tutti gli onori che i Celti tributavano ai druidi, in qualche modo indicando in maniera implicita che la casta druidica doveva essere qualcosa di superiore, di molto più importante e potente rispetto a un semplice ordine sacerdotale. In ogni caso, a tutto questo fa da contraltare una totale assenza all'interno del debello gallico di un qualunque riferimento relativo a una presa di posizione esplicita e netta dei druidi riguardo all'impresa cesariana. Il massimo che leggiamo è che Diviziaco, un principe degli Edui, oltretutto alleato e amico di Cesare, è anche un druido. Ma l'essere druido di Diviziaco non sembra giocare alcun ruolo sulle scelte che egli prende, avere alcun peso nelle sue azioni. Questo è decisamente curioso. Il fatto che Cesare dedichi diversi paragrafi a descrivere i druidi da un punto di vista antropologico, ma poi i druidi siano di fatto nel debello gallico i grandi assenti da un punto di vista politico e militare, relativamente alle scelte e a ciò che viene portato avanti da Cesare e dai suoi avversari, è decisamente sospetto. A riguardo noi possiamo fare solo delle supposizioni. Ad esempio possiamo supporre che effettivamente i druidi, in quanto clero druidico, non abbiano preso una posizione netta e unitaria relativamente all'impresa cesariana. Possono aver pensato che qualunque sarebbe stato l'esito dell'impresa di Cesare, questa non sarebbe andata a ledere il loro status quo. E se è andata così hanno fatto un errore di valutazione tremendo. Oppure, al contrario, forse i druidi hanno preso posizione. D'altra parte, inizialmente Cesare, quando entra in Gallia, lo fa come difensore dei Galli contro le mire espansionistiche di Ariovisto, e forse all'inizio quindi Cesare è stato visto in chiave positiva dai druidi, e questo potrebbe essere sottinteso dall'amicizia tra Cesare e Diviziaco.
Quando però i druidi si sono resi conto che le mire espansionistiche di Cesare erano ancora più perniciose di quelle di Ariovisto, possono aver cambiato la loro predisposizione e al contrario possono essersi opposti a Cesare, e questo forse è sottinteso dal fatto che a un certo punto tutti i Galli, anche i filoromani edui, il popolo di Diviziaco, si schierano con Vercingetorige durante la rivolta pangallica. D'altra parte, da un certo punto in poi, noi non sappiamo che fine faccia Diviziaco. Scompare dal debello gallico. Eppure noi sappiamo che gli Edui prendono parte alla rivolta di Vercingetorige. Comunque si tratta solo di supposizioni e di illazioni. Noi non sappiamo esattamente perché i druidi sono questi grandi assenti nel debello gallico. Al contrario, invece, sappiamo per certo che i rapporti tra i successori di Cesare e i druidi saranno contraddistinti da un'ostilità crescente, che arriverà a sfociare in una frattura insanabile. In Svetonio leggiamo che Augusto proibirà ai cittadini romani di praticare qualunque rito druidico, e questa evidentemente è un'operazione politica. Quei Galli che vivevano in seno all'impero romano e che si prospettavano una crescita politica e sociale al suo interno, evidentemente dovevano ambire alla cittadinanza romana, cittadinanza che però ora potevano ottenere solo rescindendo qualunque legame con la casta druidica. Plinio scrive che Tiberio arriva a dichiarare il druidismo illegale all'interno dell'impero romano e addirittura a condannare a morte un giovane nobile della tribù dei Voconzi che era stato scoperto a Roma in possesso di un talismano druidico, il cosiddetto uovo di serpente, in realtà probabilmente un guscio di riccio di mare che, secondo i druidi, aveva particolari qualità. Infine, nuovamente Svetonio scrive che Claudio ribadirà il decreto di Tiberio relativo al non praticare qualunque tipo di culto druidico all'interno dell'impero. Appunto, il druidismo dunque veniva dichiarato fuori legge. È probabilmente relativo a questo periodo, quel passo di Pomponio Mela, che riporta di come i druidi praticassero i loro riti in boschi e in grotte, di fatto di nascosto, probabilmente cercando di sfuggire alle persecuzioni delle quali erano oggetto. È importante qui però fare un distinguo. I romani non perseguivano la religione celtica, bensì la casta druidica, una differenza sottile ma sostanziale. Infatti, durante l'impero noi sappiamo che vennero edificati nuovi templi in Gallia dedicati a divinità celtiche e addirittura che i romani promossero delle particolari festività, come la festa delle Tre Gallie, che sembrano in qualche modo spingere verso la creazione di una sorta di identità nazionale gallo-romana, ovviamente sempre sotto l'egida dell'impero. Probabilmente, come tenteranno di fare in futuro anche in Germania, i romani avevano cominciato a scegliere elementi dell'aristocrazia gallica a loro fedeli e a cooptarli all'interno di nuovi sacerdozi costituiti ad hoc, proprio per poter portare avanti una religiosità, una cultualità celtica che fosse però scevra e libera dalle ingombranti figure dei druidi. Sul perché si fosse creata questa contrapposizione si possono fare delle ipotesi, ma la più probabile è che i druidi di fatto, durante la conquista della Gallia da parte di Cesare o immediatamente dopo, si fossero resi conto che all'interno dello Stato romano non erano più liberi di esercitare tutto il loro potere e tutti i loro privilegi, e che quindi si fossero mossi in chiave palesemente platealmente antiromana, richiamando di conseguenza la reazione dell'impero. Di questo noi ne siamo ragionevolmente certi perché leggiamo degli indizi a riguardo in diverse fonti storiche, in particolare in Tacito. Tacito infatti scrive che addirittura molti anni dopo la conquista romana della Gallia Transalpina, durante il periodo dell'anarchia militare, in Gallia vi erano druidi che profetizzavano la caduta dell'impero, di fatto fomentando delle rivolte. Sempre in Tacito leggiamo che in Britannia i centri druidici erano delle sedi che ospitavano i sediziosi e che spingevano apertamente a ribellarsi contro i romani. Di conseguenza, il moto romano
contro i druidi non è in chiave religiosa, i romani non portano avanti una persecuzione effettivamente religiosa, ma si muovono contro una realtà aristocratica che è sicuramente sapienziale, ma principalmente potente, identitaria e fortemente antiromana. I romani non riusciranno mai ad eradicare completamente i druidi dal tessuto sociale celtico. I druidi probabilmente sopravvivranno sotto traccia all'interno dell'impero romano fino alla sua caduta, soprattutto in aree periferiche come la Bretagna, alcune zone della Britannia e l'Olanda. Eppure sicuramente i druidi ormai non saranno più quelle figure importanti del mondo celtico libero. Infatti nel III secolo d.C. due autori tardoromani, Lampridio e Vopisco, utilizzano il termine druido precisamente al femminile e parlano di druidesse. Queste druidesse però sembrano essere più che altro delle banali fattucchiere. Una ad esempio è una donna che fa la locandiera e che però pratica anche il vaticinio e alcune arti magiche. Siamo evidentemente lontani anni luce da quelle figure influenti, aristocratiche, nobili della Gallia al tempo della conquista di Cesare o ancora prima. I druidi sopravvivranno invece in tutto il loro fulgore in Irlanda, una zona che verrà interessata solo marginalmente dalle influenze romane. In Irlanda però appunto noi sappiamo che i druidi finiranno per venire in qualche modo assimilati dalla cultura cristiana. Forse alcune realtà monastiche irlandesi erano fortemente debitrici nei confronti delle strutture druidiche. Quindi, per certi versi, forse i druidi sopravvivranno nelle isole, sopravvivranno trasformandosi in parte nei monaci irlandesi.